Il comandante Amedeo Guillet si porta col suo cavallo su un'altura e scruta l'orizzonte. Davanti a sé il brullo paesaggio si stende all'infinito. In lontananza già si vede la polvere sollevata dai mezzi corazzati della Gazelle Force britannica in avvicinamento. Dall'esito di questo combattimento dipende la sorte del grosso delle truppe italiane in ripiegamento. Guillet si gira verso i suoi uomini. Sono 800 cavalieri del gruppo Bande Amhara. Sono guidati dalla fede del loro comandante e dalla volontà di difendere la loro terra. Guillet sa che lo seguirebbero ovunque, anche all'inferno. Forse è per questo che gli inglesi hanno iniziato a chiamarlo il comandante diavolo. Il sole brilla implacabile nel cielo senza nuvole. Guillet sguaina la sua scimitarra e, mentre la luce scintilla sulla sua lama, sprona il suo cavallo e ordina la carica. La cavalleria Amhara lancia il suo terrificante grido di battaglia e parte al galoppo. Gli zoccoli sollevano un muro di polvere mentre la terra trema sotto il loro impeto. L'impatto con i mezzi corazzati britannici è ormai una questione di secondi. Allo scoppio delle ostilità, il comandante superiore delle forze armate dell'Africa orientale italiana, Amedeo d'Aosta, sa bene che le colonie in quella regione non sono preparate per sostenere una guerra prolungata. Le scorte disponibili possono durare solo per qualche mese e non c'è possibilità di ricevere altri rifornimenti. La scarsità di mezzi e materiali rendono la situazione molto difficile per gli italiani. Di conseguenza, le operazioni offensive si limitano all'occupazione della città di Kassala il 4 luglio 1940, 20 chilometri oltre la frontiera eritrea in Sudan, e successivamente alla conquista della Somalia britannica e francese. Nonostante ciò, è subito chiaro quanto la situazione dell'esercito coloniale italiano in Africa orientale sia disperata. Visti i ritardi dell'operazione Leone Marino, l'invasione dell'Inghilterra da parte dei tedeschi e gli scarsi progressi in Nord Africa da parte del generale Graziani. Le forze in Africa orientale sono minacciate da un nemico che riceve con continuità aiuti e rifornimenti. Kassala è stata presa come primo obiettivo di una strategia di conquista di parte del Sudan, rivelatasi poi impossibile da realizzare vista la disparità di mezzi con l'esercito inglese. Nel gennaio 1941, non potendo più resistere alla pressione britannica, le truppe coloniali italiane, tallonate da vicino dal nemico, si ritirano ordinatamente in direzione di Agordat per tentare una prima difesa attestando gli uomini sulla linea Cherù-Aikota. 3 giorni di aspri combattimenti consentiranno ai nostri uomini di respingere tutti gli attacchi dei reparti inglesi, sia sulla direttrice di Cherù che su quella di Aikota. È a questo punto che il comandante dello scacchiere nord, generale Luigi Frusci, ordina il ripiegamento su Agordat, commettendo un gravissimo errore di valutazione. Le truppe inglesi, per lo più meccanizzate, al contrario delle nostre, per lo più appiedate, riescono ad attaccare separatamente le 2 colonne in ripiegamento, falcidiandole entrambe. Ulteriore arma di enorme vantaggio per gli inglesi erano i nuovi carri armati Matilda MK2, invulnerabili all'artiglieria in dotazione agli italiani. Spesso le truppe devono sparpagliarsi per sfuggire al contatto con i carri armati inglesi. Il 21 gennaio 1941 l'avanzata dell'esercito inglese sta ormai travolgendo le truppe italiane in Libia orientale. Guillet, per difendere il fronte italiano, è pronto a tutto. Gli viene chiesto di usare i suoi reparti a cavallo per rallentare l'avanzata nemica e dare tempo agli italiani di riorganizzarsi. Fa dunque un'azione inaspettata e genialmente spericolata. Decide di attaccare nel bel mezzo dello schieramento della Gazelle Force, facendo conto sul fatto che le mitragliatrici e l'artiglieria britannica non avrebbero potuto sparare per non colpire la loro fanteria.
La carica di 800 cavalieri porta allo scompiglio fra i terrorizzati soldati dei reparti britannici. Poco dopo, Amedeo Guyet carica una seconda volta, scompaginando lo schieramento inglese. Nonostante pesanti perdite, la sua fu una vittoria importante. Dopo 6 ore di confusione, infatti, 10.000 militari italiani si sono ormai rifugiati indisturbati sulle montagne. Questa azione è ricordata ancora oggi come una delle pagine più valorose della storia militare italiana. Guyet passa alla storia come il comandante che ha guidato una cavalleria contro i carri armati e ha vinto. Diventa una leggenda, coraggioso, sprezzante del pericolo, fedele agli alleati e rispettoso del nemico. È il comandante diavolo, come lo chiamano gli inglesi. Quella del tenente Guyet è l'ultima carica di cavalleria nella storia militare d'Africa. La penultima, invece, la comanda il tenente Renato Togni, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, vicecomandante del gruppo e amico personale di Amedeo Guyet. Questi, dopo il successo della prima carica, si accorge che 3 carri armati Matilda stanno per prendere alle spalle il suo comandante e lo informa con un laconico messaggio che avrebbe caricato subito gli inglesi con i suoi 30 cavalleggeri. La sua carica salva la situazione, ma tranne uno nessun cavaliere sopravvive. Togni giunge a ridosso dei mezzi inglesi e, falciato, cade sul cofano di un carro britannico. In un giorno il gruppo Bande Amhara ha 176 morti, la perdita di 100 cavalli e 260 feriti. L'ufficiale britannico che subisce l'assalto in seguito così descrive l'avvenimento. Quando la nostra batteria prese posizione, un gruppo di cavalleria indigena guidata da un ufficiale su un cavallo bianco la caricò da nord, piombando giù dalle colline. Con coraggio eccezionale questi soldati galopparono fino a 30 metri dai nostri cannoni, sparando dalla sella e lanciando bombe a mano, mentre i nostri cannoni, voltati a 180 gradi, sparavano a zero. Ma prima che quella carica di pazzi potesse essere fermata, i nostri dovettero ricorrere alle mitragliatrici. Nella battaglia di Agordat, queste sono le forze in campo. Da parte italiana ci sono 10 battaglioni di ascari a ranghi ridotti. Gli ascari sono soldati indigeni dell'Eritrea, cristiani e musulmani, o della Somalia o anche dell'Arabia meridionale, arruolatisi volontariamente nel regio corpo di truppe coloniali d'Eritrea. C'è un battaglione di camicie nere e ci sono inoltre i resti degli squadroni di cavalleria indigena del gruppo Bande Amhara, una compagnia motorizzata tedesca con circa 110 uomini, 3 gruppi di artiglieria e un piccolo reparto di carri armati medi e leggeri. In totale le forze italiane ammontano a 6-7 mila uomini. Le forze britanniche sono costituite da la quinta brigata di fanteria indiana, l'11ª di fanteria indiana, entrambe accompagnate da un battaglione di fanteria inglese ciascuna. Queste 2 formazioni anglo-indiane fanno parte della 4ª divisione di fanteria indiana. Come abbiamo visto, c'è poi l'unità esplorante Gazelle Force, che è un gruppo speciale anglo-sudanese molto efficiente, formato da 5.000 uomini, oltre a mezzi corazzati che includono 4 carri pesanti Matilda MK2 e 3 gruppi d'artiglieria. Le forze britanniche hanno anche l'appoggio aereo della South African Air Force. In totale, le forze anglo-sudanesi indiane ammontano a circa 12.000 uomini. Come abbiamo visto, i britannici possono contare su 4 carri armati pesanti Matilda MK2, che è un carro armato pesantemente corazzato, in uso per l'appoggio alla fanteria, armato con un cannone da 40-67. La sua corazza sta anche creando problemi ai carri italiani e tedeschi in Africa settentrionale. I cannoni più potenti delle forze dell'asse, i pezzi da 47 e 75-18 mm degli italiani e i pezzi da 50 e 75-24 dei tedeschi, non riescono in alcun modo a perforare la corazza del Matilda. Come
Come noto, i tedeschi poi risolveranno il problema con l'uso del cannone flak da 8 torri. Gli italiani riescono solo in parte ad arginare il problema, usando sempre il cannone 47-32, ma addestrando i serventi a mirare ai cingoli. A volte, quando i carri superano un ostacolo, riescono a tirare proprio nell'ingranaggio sul fondo che congiunge lo scafo alla torretta, bloccandola, ma si tratta di colpi non sempre possibili. Dopo il 1942 il Matilda MK2 verrà sostituito dai più potenti ma più lenti carri Churchill. Infatti nel corso della guerra questo carro evidenzia il suo tallone d'Achille proprio nella limitata velocità e nell'armamento sempre più inadeguato col passare del tempo, perdendo man mano il vantaggio della sua spessa corazza.